La scena del Titanic, dai. Reciterò da sola. Non vuoi far Rose? Freddo. No, facciamo la scena in barca. Sulla nave, quando Rose è così. Tu stai facendo Jack? Sì. Sparrow. Ti fidi di me? Sì. Ti fido di te, devi dire. Mi fido di te. Ciao a tutti, questo è Talk With Us e ringraziamo Juventus e DAZN. E iniziamo. Piazza 3 delle tue compagne di squadra in 3 diverse discipline olimpiche di Milano Cortina. Intanto sai quali sono le discipline olimpiche? Sì, dai. Beh, io sceglierei le nordiche. Quindi Arvi? Quindi Arviken le farei fare salto con gli sci. Perché è esplosiva, secondo me. Ok. Anzi no, godo questo. Good. Godo. Arviken, no, hockey su ghiaccio. Brava. Chi è capace a sciare pure? Vanguard magari. Sì. Snowboard. Non lo so, sì, può essere. Vanguard snowboard. Tu? Allora, io metterei... Allora, sicuramente Tatiana Pinto perché è classica donna delle nevi dal Portogallo a fare discesa libera. Poi, vabbè, a me veniva in mente lo slittino con Godo, che è lunga, la mettevi lì dentro. C'è uno slittino lungo però. Sì. E poi invece no, ad Arvi le farei fare sci di fondo. Ci sta. Ma è resistente. Archiviamo. Vai, peschiamola al fondo. Vabbè, questa si sa, vabbè. Svelaci qual è la paura più irrazionale che però ti accompagna da sempre. Vabbè, io ho veramente tanta paura dei piccioni e dei volatili in generale. Non so bene per quale motivo, anche perché quando ero piccolina dove vivevo avevo le galline, quindi si vede che mi hanno fatto spaventare e mi fanno paura. Cioè vorrei non avere paura perché comunque adesso ovunque cammini ci sono i piccioni, ma niente. Cioè, devi sapere che ogni volta che sono i piccioni Barbara scappa. Cioè, la vedete così bella forte, ma quando un volatile muove le ali, No, lei è più forte di me. scappa. Bella sta mano. Sì, e tu invece? Io... Sai cosa ho paura? In realtà del profondo del mare. Quando vedi nero? Quando vedo nero non, cioè, mi viene proprio la paura che qualcosa possa... Sì, beh, effettivamente non da è sotto. simpatico. Questa forse sì. Vai. Abbiamo scoperto una cosa nuova. Qual è l'emoji che utilizzi di più? Quella? Vabbè, vai tu. Io la faccina così un po' imbarazzata con i pumin rus, con si dice in piemontese, le guance rosse. Sì, forse anch'io questa. Ma che carine che siamo. Oppure il cuoricino. Un cuoricino. Sì. Metti tanti cuori. No, non metto con cuore. E allora? No, però sì, dai, anch'io quella lì con il... Così, rifalla. Sì. Il tuo guilty pleasure di cui ti vergogni un po'. Vabbè, sicuramente cibo. Di vergognarsi addirittura? No, infatti non mi vergogno, non mi vergogno di niente, quindi... Cioè io amo le cose salate e quindi tante volte quando non so cosa mangiare ho sempre un pacchetto di patatine forse anch'io le in patatine. casa e le mangio. Allora, se la tua energia fosse una batteria del telefono, cosa la scarica più velocemente? Io lo stress forse. Stress di cosa? Cioè il troppo pensare. Sei una pensitiva. Sì, alla fine il pensare, ma io più che altro quando vedo tipo delle ingiustizie mi innervosisco molto e so che non posso farci niente, quindi mi innervosisco e probabilmente mi scaricherebbe la batteria del telefono. Oppure i tuoi nipoti. Sì, però è un bello scaricare. Sì. Però È vero, pensiamo sempre a cose negative, invece... Sì. Il luogo comune che più detesti del calcio femminile. Spiegaci perché. Beh, in realtà ce ne sono abbastanza tanti. Quello che mi dà un pochino più fastidio è proprio il paragone, perché ci sono sicuramente tanti fattori che sono diversi, come la forza, che è sicuramente un fattore molto molto importante all'interno di uno sport come il calcio. Però cosa mi dispiace è che ogni volta, cioè, è sempre il calcio che si paragona. Gli altri sport alla fine non si paragona. Probabilmente perché è molto più visto e conosciuto, sì. Magari, cioè,
sicuramente anche gli altri sport vengono paragonati, ma Ma non lo leggiamo, dice, non lo perché vediamo. vediamo solo nostri. Sì, secondo me sì. Un artista, anche strano, che adoravi da piccola e che difenderai sempre. Mi sono venuti in mente i cartoni. La persona che ideava i cartoni per me era un genio, cioè tutte le scenette che ci sono nei Simpson erano pazzesche. Dicevo, ma come fa a venire in mente tutte queste cose a una sola persona? Avevi un protagonista preferito? Dei Simpson? In realtà Homer mi faceva troppo ridere. Io guardavo tanto Dragon Ball e guardavo Holly e Benji. Anche. Ascoltavo Laura Pausini Beh. da piccola. Quindi sì. anche questo, secondo me. Beh. Sì, difenderò sempre. C'è una canzone che dice ti difendo. Via. Allora, cinema unpopular opinion. Un film che tutti amano, ma tu proprio no. Che tutti amano, ma io no. Rispondi prima tu allora. Ma io in realtà sono un po' ipocrita, nel senso che non li ho visti e quindi non posso neanche capito. dire che non mi piacciono, cioè sono un pochino ipocrita effettivamente, però ecco Harry Potter. Sì, anche a me è pensato. Cioè, probabilmente piacerebbe anche a me, ma non sono mai riuscita ad andare oltre alle prime 3 ore. Quando entra nel binario e dice ciao, prendi No, tre. forse un'ora del primo l'ho visto, poi non riesco mai a finirlo e andare avanti, quindi questo. Sì. Beh, adesso sto guardando Stranger Things. Mhm. Tutti ne parlano, tutti. Allora quindi mi sono messa a guardarla, però. Non ti prende? È sempre sta cosa. Cioè, nel senso, sono la prima stagione, ce ne sono 5. Cioè, pensare di Io ho guardare visto tutte le la prima e 5. poi no, sono andata avanti. Quindi probabilmente questo. Non odiateci. No haters. No, è grazie. bella, però. Bella, ma non mi Piace. piace. Wow, questo è bello. In quale gioco da tavolo saresti imbattibile? Vabbè, dai, tu ne giochi, cioè quello che giocavamo in nazionale. Dai, quello delle carte. E vabbè, ho capito, ma non. Cioè. Non è un gioco da tavolo di. Sì, sì, sì. Beh, sei forte, oh. Ma che schifo, non Eh. sì, ma è fortuna. Sembra una parolaccia, è fortuna. Sì, sembra una parolaccia, ma non è vero. No, immaginavo più una cosa di calcolo, di. Vabbè, certo. Però in questo momento non mi vengono Beh, cioè, no, dei no, giochi da. Sì, Sudoku. È un gioco da tavola? Ma è un gioco da aereo questo. Stai sull'aereo lo fai. Un gioco da carta. E no, mi viene in mente anche il gioco di carte, cioè tipo Machiavelli, che devi avere fortuna, ma devi anche avere logica Beh, e pensiero veloce. Anche burraco. Sì, tutti questi giochi. Cioè, mi sto autoelogiando sul fatto di essere molto intelligente, cosa non bella. Però. Lei è un fenomeno Mi piace del calcolo, calcolare, ecco. quindi sicuramente inventato un gioco in cui ci sono tutti i calcoli da fare Sto tutto il giorno a farlo. e Barbara vincerà. Beh, io Brandy Dog, ragazzi. Troppo forte. Troppo Sì, forte. però devi avere anche un partner forte. Sì, è con Viola. Possiamo fare il torneo internazionale Lo organizziamo, va bene. di Brandy Dog, Ok. che è molto simile a Partner. Andate a cercarlo, se non lo conoscete. Qual è la cosa che prendi più sul serio, anche se da fuori sembra assurda? Beh, io quando mi invitano a cena, cioè poi dobbiamo andarci a cena, cioè nel senso, dobbiamo mangiare veramente. Sì, perché se Barbara non mangia. Sono intrattabile. No, a me il pensiero che qualcosa possa succedere di grave, tipo la fine del mondo, un asteroide che cade, però è assurdo perché cioè, è inutile Vabbè, pensarci. Tanto se succede. Se succede, succede. È come quando siamo in aereo che tu dici, Ecco, infatti. quando ci sono le turbulenze, io Brava. paura, lei, adesso succede. No, però ho paura anch'io adesso, però sì, effettivamente. Però sì, tipo pensare a qualcosa di grave, di catastrofico, che poi alla fine non ha senso pensarci perché, cioè, No, magari se fossi una scienziata sapresti. sì, dare dovrei delle sistemare le cose. Sicuro. Se dovessi scegliere una sola app nel telefono per 24 ore, quale sopravviverebbe? WhatsApp. Sì, Perché. Cioè, in realtà non ne ho bisogno neanche di quello, nel senso che se avessi bisogno di qualcuno posso chiamare col telefono normale, però non c'è nessuna app che. O forse i giochi, non so. Però sì, WhatsApp, se devo sentire qualcuno. Sì, WhatsApp, dai. WhatsApp, Vai, ci scriviamo WhatsApp, io e ci te. scriviamo io e te per 24 ore.
Qual è il tuo cavallo di battaglia sotto la doccia? Il mio cavallo di battaglia è molto sotto la intonata doccia. qui. Sì, proprio. Allora, c'è da dire che dipende chi mette la musica. Questo è vero. Solitamente sono o Martina o Chiara Beccari. Cappe lasciamo stare perché Cappe mette o il pagante o Mischeta. Non li conosciamo le canzoni. quindi se allora, Becca dipende dall'umore, Sì. quindi a volte cantiamo Olli a squarciagola e fa veramente ridere, oppure tutta latina, spagnola. Vieni a dire, ma fa tu. Oppure Marti mette Manuel Carrasco ultimamente, Mette il flamenco. il flamenco. Poverino, dobbiamo sempre parlare male di me. No. Non è vero. Io la canzone Mi sei scoppiata dentro il cuore. Questo è il suo cavallo di battaglia, non solo sotto la Non doccia. so se avete proprio sentito con che intonazione. in generale. Basta. Questa. Qual è una cosa in cui sei incredibilmente competitiva senza motivo? Senza motivo. Allora, senza motivo Allora, bisogna vedere perché. Sicuramente nelle parole crociate, cioè cerco di non darlo a vedere proprio, ma magari sto conducendo io, cioè sto facendo le domande io e so le risposte e voglio scriverle, però aspetta che gli altri rispondano perché mi sento veramente una stupida, però mi piace far vedere che so le risposte. Oppure quando guardiamo in TV, cos'è? Quello dell'elenco delle parole. Oddio. L'eredità, L'eredità. la catena, sì. Pazzisco. Io senza motivo non lo so. Per te è competitiva in qualsiasi cosa. Abbastanza competitiva, però quando facciamo o la gara delle punizioni o a prendere la traversa, Qualsiasi cosa i tiri, che dai. concerne il calcio. Sì, dai, Anche gli il resto- esercizi del riscaldamento, che magari facciamo delle gare, lei è... Sì, è vero. No, vabbè, dai, un po' meno ultimamente. Momento verità. Svelaci il contatto più famoso che hai in rubrica. Alessandro Del Piero. Scusate. E io il più famoso è Alicia Lehmann, cioè ragazzi, No, però Alex, dai. beh, direi che è Direi che sì. è un bel contatto in rubrica, Alessandro Del Piero. Oh. Maracanã, finale dei prossimi mondiali. Italia contro Brasile. Quale artista vorresti si esibisse prima del fischio d'inizio? Bad Bunny. Oh. Cioè, proprio carica, gioia. Probabilmente scaricare, ma a parte che se sei una finale mondiale non capisci più niente, cioè sei lì che voli. Però sicuramente lui mi darebbe leggerezza, gioia di quel momento. Sì. Magari ne avrei bisogno, probabilmente. Bello. Tu, Laura Pausini? No. In quel momento lì no. Anche Calvin Harris. Sì, dai. Un DJ. Che sento la cassa proprio qua nello spogliatoio mentre ci cambiamo la maglietta. Bel pensiero. Rivelaci il regalo. Scusate. Il regalo di Natale più brutto che tu abbia mai ricevuto. Più brutto. No. No, perché non mi ricordo. In realtà sono stati abbastanza tutti apprezzati. Quelli di tra il mio non te l'ho ancora dato. No, vabbè, ma Deve ancora arrivare il mio, quindi non può dirlo. Non si dice. Se uno ha pensato di farti un regalo è già conta il pensiero. È bello. Lo diciamo sempre, conta il pensiero. No, ma è bello, nel senso, ovvio che è bello sapere che ha pensato, cioè non che ti ha fatto un regalo così tanto per farlo, Sì. ma può anche essere una saponetta, ma perché ha pensato che magari viene a casa tua. No, che magari è venuta a casa tua, visto che ti mancava, ti era quasi finito, cioè ti ha Sì, pensato certo. in quel momento ed è Ci bello. sta. Io odio le persone che parlano male dei regali o che li riciclano. Da piccola, qual era la cosa più assurda in cui credevi? Posso dirlo, Santa Lucia?
Spero che non ci siano bambini che guardano questo. No, ma esiste. Esiste, sì, fino a 12 anni esiste, poi. Guardatela negli occhi perché diventate ciechi. Sì, questo no? credevo. Dovete guardarla. Perché da voi non esiste. No. Sì, credevo questo. Quindi io la notte del 12 dicembre non dormivo, e in più non dormivo, ma poi stavo tutto il tempo così perché avevo paura di aprire gli occhi, perché la notte di Santa Lucia in Lombardia, tipo Brescia soprattutto, arriva questa santa che ti porta i doni, che ovviamente poi è la mamma, però tu non puoi stare sveglia o guardare negli occhi perché sennò ti tirava questa cenere che ti accecava. E dicevo, pensa a te. Che abbastanza che cattiva. trauma, sì, tra l'altro. E non è che fossi molto una credulona io, non mi ricordo, a parte che non mi ricordo, però vabbè, classico Babbo Natale probabilmente, ma la cosa più assurda... Gli asini che volano. Ma non è... Sì, penso che non ero una bambina che credeva molto alle favole, quindi... Una bambina già grande era Barbara. Bambina triste? No, non è vero, scherzo. Qual è l'oggetto vintage che porteresti nel 2026 per spiazzare tutti? Ma io vorrei tantissimo il Walkman. Te lo ricordi? Sai Sì, te lo certo, bello. Era una roba bellissima perché impazzivo ad arrotolare la cassetta. Spiego per i più giovani, c'erano queste cassettine. Avevamo 50 anni. E vabbè, e che la tecnologia va molto veloce. Il Walkman è un aggeggino che usavi per ascoltare la musica, ti mettevi le cuffie e facevi il plug nel Walkman, e c'era un tastino e il Walkman si apriva così, tu mettevi la cassetta dove avevi prima registrato le canzoni che volevi ascoltare, e quando la cassetta finiva un lato la potevi girare, ascoltavi l'altro lato, ma poi per riascoltarla dovevi avvolgerla con le biro o con le dita. E quindi sì, mi piacerebbe un sacco andare in giro nella street con il Walkman, le cuffiettine, quelle che adesso ti danno nei musei, quelle non so come spiegare, col filino di alluminio, le due cosini qua. Io ho il Game Boy o il Tamagotchi. Bellissimo, bellissimo. Madonna che vecchio. Game Boy. Torniamo indietro. Game Boy e il Tamagotchi, è pazzesco. Bellissimo. Qual è la scena di un film che conosci a memoria? Recitala. La scena del Titanic, dai. Recitala da sola. Io. Non vuoi far Rose? No. Freddo. Vabbè, dai. No, facciamo la scena in barca. Sulla nave, quando lei è sulla prua, quando Rose è così. Cosa gli dici? E, stai facendo Jack? Sì. Sparrow. Tu fai Rose. E faccio Jack. Ti fidi di me? Sì. Mi fido di te, devi dire. Mi fido di te. Ok. Basta questo. È finito. Interessantissimo. Il mio film preferito è 50 volte il primo bacio, e la scena è, per chi non sapesse il plot, cioè adesso mi viene in italiano. La trama. E lei praticamente ogni mattina si sveglia e non si ricorda il giorno prima, e quindi io faccio lei la mattina che si sveglia e non si ricorda niente. Cioè, questo voto recitazione. Se potessi riscrivere il finale di un film o di una serie TV famosa, quale cambieresti? Come si chiama? Orange County? Come si chiamava? Orange is the New Black? No. Quello dove c'erano Marissa, Ryan, Seth. Sì o sì. Cambierei il finale perché lei alla fine, Marissa, muore. Quindi non vorrei che... Ecco, io tipo non avevo mai visto Io sì, però... Non lo potrà guardare. Non potrà guardare. Io e Marley. L'ho visto, non mi ricordo. L'ho visto, non so. Io posso riguardarlo. Quello del sì, cane. Sì, ma non... Che quello mi ha fatto piangere tantissimo. Ecco qua. Rivelaci il tuo Wrapped musicale 2025. Quale artista non ti aspettavi di trovare? Check. Telefono alla mano. Artisti più ascoltati. Beh. Mi dà, vabbè, Jess Glynn, Holly, Bad Bunny, Julie, ma non... che è il musicista di Holly. Però in realtà Ozuna ci sta. Tu? Chi non mi aspettavo probabilmente Billie Eilish. Però Bad Bunny, Marrakesh, Jess Glynn e Joe Evan. E Billie Eilish come quarta. Sì, probabilmente Billie Eilish...
Non mi aspettavo di trovarla nei primi 5. Gli altri sì. La Marra anche. Marrakesh sì. Beh, album pazzesco. Se ti svegliassi con una voce completamente diversa, Oddio. quale vorresti? Tipo più rauca, No, più dolce. suave? No, ma non così, ma un po' più... Penso di avere un tono abbastanza forte e quindi un tono un po' più... Più delicato. Sì, delicato. Non saprei... Però mi piacerebbe avere una parlata non so come dire, molto, molto calma. Quelle persone che parlano e ti calmano. Vero? No? No. Che ti addormenti? Sì, un po' di addormenti. Boh, non lo so. Però sì, una voce un po' più delicata, un po' più dolce. Però bisogna vedere se è solo per un giorno o per tutta la vita. Perché per un giorno io proverei qualcosa di Più strong. strong, cioè non una voce maschile, Vabbè, una allora voce se più... vorrei avere la voce di, che ne so, Whitney Houston e poi cantare tutto il giorno e poi il giorno Certo. dopo tornare ad avere sta voce Del cavolo. di Barbara. Sì, anch'io forse dai una voce più suave ma non calma, cioè una voce rassicurante, rasserenante, ma non che parla così. Ma sì, no, sì. non così piano. Perfetto. Tocca a me. Interesting. Cosa collezionavi di strano da piccola? Le macchinine. Di strano, cioè di strano per una bambina, però... Sì, oddio, togliamo, sfatiamo Sì, sfatiamo anche questi... sta cosa qui. Le macchinine. Bello. Io i Topolino, i fumetti di Topolino, Sì? io e mio fratello, non da sola, però io e mio fratello ne avevamo tantissimi e poi non so dove sono finiti. Me li ricordo ma non li ho mai collezionati. Vabbè, questa è scontata, ragazzi. Puoi scegliere una sola cosa. Preferiresti avere sempre fame o sempre sonno? Ma io ho sempre fame e mangerei all'infinito di continuo. Ma tu? Ma dai, E allora io non tu posso avere sempre sonno. No, però. ma io non posso avere sempre fame, se no divento... Ho capito, però sempre sonno cosa fai tutto il giorno? Sì, Cioè, no, dormi tutto il giorno, sì, che però schifo. cosa fai? Mangi vabbè. e ingrassi Vabbè, la all'infinito. vita una, cioè, nel senso... Sì, e che dai, fai? forse Dormi sì. tutto il No, giorno? no, No, poi decidi tu, però. No, certo, ma tu puoi permetterti di avere sempre fame. Frega, chi se ne frega. Quale oggetto sogni esista, ma ancora non hanno inventato? Beh, io Teletrasporto. chiaramente. questa. Sì. Per andare dove? Ma magari mi sveglio un giorno, ho un giorno libero dal calcio, quindi dici, vabbè, vado, che ne so, Dove? in Marocco, vado a Lanzarote, vado... No, un posto un po' più lontano, dai. Però se è un giorno libero, intendo Vabbè, se c'è il teletrasporto... Vado. Vabbè, allora sì, visitare tutto. Cioè, Anch'io... Thailandia. Sì, bello. Io ho anche teletrasporto, ma... fa ridere, fa anche abbastanza riflettere su quanto sia fissata. Che quando avevo 14-15 anni andavo a scuola e poi dovevo allenarmi a Venaria e mi doveva portare mio papà e ci mettevamo un po' perché nella tangenziale c'era il traffico e quindi io Pensavi sognavo già. il teletrasporto e dire parto da Bricherasi per arrivare a Venaria ci metto un'ora e 10 e invece Col teletrasporto. parto direttamente prima, già cambiata e mi catapulto in campo e torno così posso studiare tranquilla senza dover studiare in macchina e non dover fare andare avanti mio padre, quindi era per Però è troppo questo. pericolosa questa cosa, non mi interanno mai. No, sì. Toglierebbe troppo business. Così. Ehi. Ehi, ciao ragazzi, noi andiamo. Tocca a me. Scusa. Se la tua settimana fosse divisa in livelli, qual è sempre il più difficile? Ma per me non esiste la settimana. Non esiste. Cioè, i giorni, cioè, Però noi abbiamo abbastanza i giorni scanditi alla fine, se ci pensi, Sì. facendo questo lavoro. Sì. Il weekend, la partita. cioè la nostra vita nel senso non esistono tanto le festività, cioè la domenica è un giorno come un altro e se c'è l'8 dicembre magari mia mamma mi chiama dai vieni a pranzo e mamma cioè noi ci alleniamo e quindi per me non so, ho sempre percepito che sono tutti uguali i giorni, uguali nel senso che cioè, non Sì, è- non c'è lunedì, difficile, martedì, no? mercoledì, c'è la settimana, poi sicuramente
sicuramente quando vai verso la parte, ma in realtà la parte bella, la partita, magari i primi giorni dove fai tanta fatica per allenarti per Sì, la quello partita, intendo anch'io. è la parte un po' più difficile. Sì, diciamo un po' più stimolante verso la fine. Sì, Come non a livello di stimoli. Sì, però non è più difficile, cioè è anche più bella forse. Sì, certo. L'ultima cosa che hai cercato online senza pensarci troppo. Ho guardato la programmazione dei teatri di Torino. C'era qualcosa di interessante? Sì, c'era il teatro a Cenerentola. Sì, sì. Volevo andare a vederlo. Bello. Oppure Argo, mi interessava molto. Possiamo andarci, vediamo. Sì. Sera. Quello ho guardato. Perché mi piace il teatro ultimamente. Ho cercato delle librerie per mia mamma perché un po' di tempo fa sono entrati i ladri, ci hanno rotto un armadietto e quindi volevo comprare una libreria nuova per i miei genitori. Quindi ho cercato quello. Veramente interessante. Se la Juventus avesse una mascotte creata da voi, che animale sarebbe? Ma no, ma ragazzi, ma la zebra, ma assolutamente. Un gorilla. Facciamo un gorilla bianco e nero. Un metà gorilla e metà tipo sopra la forza del gorilla, sai che fa così, tipo Chiellini, e sotto tipo le gambe veloci di Di un ghepardo. Sì, Bello. Immaginatelo. saremo bravissime e prenderebbero sicuramente in considerazione. Bellissimo. Sì, effettivamente bello. Un ghepardo Bello. un ghepardilla. Pardilla. Un gorepardo. Perché abbiamo già la nostra mascotte. Jay è fantastica. La canzone che ti carica senza motivo razionale. Ma sì, a me è un po' quelle spagnole in realtà. A me viene in mente la canzone di Ligabue, che è una canzone molto calma in realtà, però le parole che dice mi caricano molto, quindi Ligabue, quando tocca a te. Rivelaci l'abitudine più strana che ti porti dietro da anni. L'abitudine. Sì, toccarmi i capelli. Questo. No, dai, scherzando. Beh, sì. È un vizio più che una coccola. Sì, sicuramente i capelli mi porto dentro da quando sono piccolina, Te li quindi prendi, te li porti. me li tocco, sì. Tu sei sempre puntuale. Un'abitudine anche. Beh, sì, è un modo di essere. No, vabbè, mi è venuto in mente, ovviamente rido perché è sempre cibo e da quando sono piccola sì. che faccio il caffè latte quando diventa tiepido ci metto dentro tipo 40 biscotti. ecco e bevo tutto il caffè latte e loro rimangono un pochino Davvero ti piace? sì, tanti dicono fa schifo. Io e mio fratello da quando siamo piccoli facciamo questa cosa e io quando pomeriggio non so cosa fare a merenda mi faccio il caffè latte, ci metto 10 biscotti dentro e poi aspetto che diventano morbidini, bevo il latte e li schiaccio e mangio i biscotti. Davvero ti piace quella zuppetta? Buonissimo. Quando sei arrivata alla Juve, avreste mai pensato di ottenere tutto quello che avete ottenuto? E non mi sarei mai immaginato tutto quello che ho vissuto perché questo è il 9º anno, cioè ho vissuto tantissime cose bellissime però non mi sarei assolutamente mai aspettata questo viaggio. Neanche io. Un po' ci speravo, però. Se la tua vita avesse un manuale di istruzioni, quale pagina sarebbe tutta evidenziata? Ce ne sarebbero. Una pagina. Poi il carattere mi porta a essere un po' testarda, avere sotto controllo, cioè magari quindi se dovesse esserci una pagina tipo Lasciati più andare. sì, fidarmi di più di quello che succede in modo casuale, cioè fidarmi anche un po' più del destino, Io tipo essere meno impulsiva. no, mi piace tantissimo a me quello, cioè E quindi io tipo dovrei c'è imparare un po' a essere una meno- caratteristica secondo me molto bella, molto vera. Probabilmente, ma è una cosa che sto imparando, affidarmi un po' di più alle persone, cioè permettere alle persone permette alle di- persone di avvicinarsi e aiutarti. Bello. Ok. 1, 2. Oh, It's a wrap. Finito. Finito. Ciao ragazzi. Ciao.